e moto sono pronte, siamo a Gyumri e stiamo per ripartire verso nuove destinazioni. Oggi andiamo, io per la prima volta vedrò il bellissimo sito di Ani dalla parte armena, non mi sembra ancora vero perché... Se riusciamo a vederlo. Se riusciamo a vederlo, ci proviamo. Abbiamo dormito qua a Gyumri, vicino alla Fortezza Nera, e adesso prenderemo questa strada qua e dopo andremo verso Kharkov, che è il nome anche fra l'altro di una città famosissima in Ucraina anche per le battaglie della seconda guerra mondiale. Dopodiché scenderemo, quindi vediamo se riusciamo a vedere Ani da qua. Dopodiché scenderemo e andiamo verso, posteggiando fuori Yerevan, andremo al monastero di Khor-Virap. Dopo da qua decidiamo cosa fare, se andare a Garni a vedere il tempio oppure andiamo direttamente a Yerevan, ma forse riusciamo a fare tutte e tre oggi. E adesso la prima operazione, vediamo se riusciamo a fare benzina. Hello, benzin? Siamo riusciti a pagare con la carta anche in Armenia, quindi ottimo. Ma si vede già il confine, i minareti dall'altra parte della Turchia e si vede anche il filo spinato con le torri di guardia. In passato questo è stato uno dei confini tra l'Unione Sovietica e la NATO, un confine diretto tra Unione Sovietica e NATO, cioè tra il patto di Varsavia e la NATO. Quindi era abbastanza spinoso. È la prima volta che mi trovo al di qua della Turchia. Mi sembra davvero strano vedere i minareti di là e qua in Armenia, che sembra il cui territorio è così simile alla Turchia orientale dall'altra parte. Tutto il confine è delimitato e pensare che non c'è neanche un confine di terra tra Turchia e Armenia. Allora, abbiamo preso la deviazione per andare a vedere se riusciamo a guardare Ani dal versante armeno. Il problema è che qua passano veramente i treni. Non si vede Ani. È tutta zona chiusa. È zona militarizzata. Possiamo provare a chiedere? Sì, ma io toglierei il casco. Con le GoPro piazzate in faccia a sta gente, stra suscettibile. Possiamo arrivare là senza casco? Sì, possiamo arrivare là senza casco. Is it possible to see Ani? Ah, military zone. Ah, ok. Yes. Thank you. See you next time. Ci abbiamo provato e ci hanno detto che è zona militare controllata fra l'altro dall'esercito russo, che servirebbero dei super permessi rilasciati dall'alto comando russo per entrare in quella zona, perché i confini dell'Armenia sono ancora controllati per una serie di accordi dei russi e quindi non ci lasciano entrare perché in quella zona lì è tutta zona militare. C'è un paesetto dove fra l'altro c'è la bandiera armena che si vede anche dalla Turchia di fronte a quella grandissima che hanno messo i turchi, e ci hanno detto che vive una signora e quella famiglia che abbiamo visto. Mi hanno detto che sono armeni, vivono in Olanda, però ci tenevano appunto a vedere la tomba di famiglia, pensa te, e stavano aspettando, forse riusciranno a entrare, forse no. Ci ha controllato i passaporti, ha detto non ce li ha restituiti dicendo no problem, meno male. No problem. Ci mancava anche che c'erano problem. Ha visto questi due scemi dove vanno. Io non credevo che la linea di confine fosse così larga, perché in realtà in quel punto lì sono 4 chilometri da lì al fiume, perché mancavano 3 chilometri e qualcosa, perché alla fine quando si arriva ad Ani la profondità del confine è praticamente zero, il filo spinato
essendo vicinissimo al fiume, può essere che sia veramente retaggio di un confine istituito ancora in epoca sovietica, quando c'era la distinzione tra il patto di Varsavia e la NATO. Quindi può essere che i turchi dopo abbiano mollato, perché in realtà tantissimi anni fa Ani aveva bisogno di dei permessi speciali che si prendevano a Kars per visitare Ani, perché era sulla linea di confine. Poi i turchi hanno mollato, rendendo di fatto Ani. Guarda, è vero che ci hanno controllato i passaporti quando siamo andati insieme, ma io quando ho portato anche quel gruppo di persone un paio di mesi fa ad Ani non ci hanno chiesto niente, non c'erano neanche più i soldati. Adesso andiamo al prossimo monastero. Sei pronta? Guarda sulla tua sinistra. Oddio, il grande Ararat! E poi c'è il piccolo! Guardalo! Guardate che meraviglia quel monastero sotto l'Ararat. Sono i primi motociclisti che vedo. Guardate bella come sventola la bandiera armena. Sembra quasi superare il picco dell'Ararat. Sito che paghiamo Perché non è un monastero, esatto, ma è il centro del culto neopagano armeno. Comunque abbiamo pagato 3.000 dram. Ed è una di quelle strutture che mi ha sempre affascinato tantissimo vedere, per il fatto che è stato ricostruito dopo un terremoto alla fine del XVII secolo, però con quasi tutti i pezzi originali che erano rimasti lì, dall'idea di cosa fosse veramente un tempio pagano di epoca romana, perché tutti quelli che abbiamo, come anche nella Valle dei Templi in Sicilia o anche il Partenone, sono tutti a pezzi, qui ci sono delle ricostruzioni plastici, invece questo qua dà proprio l'idea esattamente di cosa volesse dire. Perché non è ricostruito? Perché gli altri hanno preso tutti i pezzi, fatto altre robe, non c'era più niente. Invece di questo avevano praticamente tutto. La parte centrale chiusa si chiama Cella, dove c'era di solito la statua della divinità. Stiamo uscendo da Garni, dove abbiamo visto uno, se non il miglior tempio greco-romano conservato. È piccolino, oddio, non vale un viaggio in Armenia per vederlo, vale molto di più un viaggio in Turchia per vedere l'Apolleion a Didime. Però allo stesso tempo è comunque affascinante, perché siamo veramente in parte lontani dai confini comunque dell'impero, perché comunque è stata una zona a lungo contesa con l'impero persiano, dall'impero romano prima e dall'impero romano d'Oriente poi. Poi il perché sia sopravvissuto alla cristianizzazione forzata non si sa. Qualcuno sostiene che fosse stata una tomba per cui è sopravvissuto per secoli anche come struttura intera, anche se aveva le sembianze di un tempio pagano, però poco importa, perché non è che ci sono tutte congetture molto spesso riguardanti il perché gli antichi hanno fatto determinate cose, se non abbiamo delle iscrizioni precise sulla cosa stessa. Qua girando a destra si potrebbe andare a un altro monastero, che però
scelgo di non vedere, non ho visto l'altra volta e ho chiesto alla Francesca di non vederlo neanche questa, perché è un monastero molto bello e potrebbe essere uno dei motivi per tornare in Armenia, perché se no quasi tutti i siti tra il 2017 e il 2023, questo viaggio qua, li avrei visti tutti e un po' mi dispiaceva perché è uno stato molto piccolo in realtà. Già nel 2017 l'avevo veramente girato molto bene quando ero con la Royal Enfield da solo. In alcuni siti sono tornato con la Francesca, però vorrei tenermi qualche veramente bel sito, non solo qualche rudere da vedere una prossima volta. Qua c'è statua al soldato sovietico, memoriale della grande guerra patriottica 41-45, perché ricordiamoci che comunque l'Armenia era una delle repubbliche fondative dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, infatti era Repubblica Socialista Sovietica di Armenia o Armena. Il tempio di Garni già negli anni 60-70 è stato restaurato, proprio perché nonostante, comunque dopo la destaliniszazione, già negli anni 60-70 in Unione Sovietica gli armeni hanno iniziato un grossissimo recupero del loro patrimonio architettonico e storico, che, come vi abbiamo cercato di spiegare, già detto, riguarda la stragrande maggioranza monasteri, proprio perché quello che caratterizza l'essere armeno, cioè l'identità armena, è proprio l'appartenenza alla Chiesa apostolica armena, cioè l'essere cristiano è un elemento fondativo dell'essere armeno, molto di più forse che la letteratura, molto più che l'arte, che non riguardi proprio ciò che è sacro. Eccoci arrivati a Yerevan. I cimiteri in sto paese sono così grandi e così tanti, nonostante sia un piccolo paese, perché loro hanno veramente ancora fatto propria l'indicazione della Chiesa ancora delle origini, in cui i corpi non possono essere cremati ma devono essere sepolti in attesa della risurrezione dei morti, perché quando verrà il giorno del giudizio, l'Apocalisse, in cui Cristo tornerà sulla terra e giudicherà i giusti dai malvagi, in quel giorno ci sarà la risurrezione dei morti, inclusa la carne, e quindi se si è stati cremati ovviamente ciò non può avvenire. Che bella questa vista di Yerevan dall'alto.
riguardato anche questo episodio. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale qui sotto, per me è molto importante, e noi ci vediamo alla prossima domenica. Ciao, a presto!